Buonasera, buonasera a tutti ragazzi, siete di nuovo qui, sono felicissimo e questa sera farò una cosa buonissima che trovate soltanto nelle migliori pizzerie di Roma, d'Italia, dall'estero, all'estero no, ne trovate. Vi farò una pizza farcita. Farcita che cosa vuol dire? Uno strato di pizza sotto, un riempimento che dopo vi svelerò e sopra una copertura della pizza, quindi andrete a mangiare un panino ma di una bontà che sicuramente nessuno al mondo riuscirà a fare come verrà da noi. Dopo questa presentazione molto precisa e che non lascia dubbi a quello che sarà il risultato finale, andiamo a preparare quello che servirà. Purtroppo per fare una pizza buona le ricette di 2 ore e mezzo, 3 ore non vanno bene. Allora, se dovete fare una pizza purtroppo ci vogliono 24 ore. Perché? Perché uno che come me con la panza mia, quindi sono un esperto, la pizza deve essere digeribile. Per essere digeribile bisogna farla maturare. Per farla maturare ci vuole del tempo. In tutto questo, tutta la fermentazione, i lieviti e tutto quello che esce fuori hanno bisogno di un certo tempo, altrimenti mangiate la pizza, quindi avete una sete bestiale per tutta la notte, dopodiché chiaramente vi ingrassate perché tutti i lieviti, tutti gli zuccheri stanno ancora dentro la pizza. Se invece date alla pizza il tempo di maturare e di lavorare ai lieviti, gli zuccheri svampano e quindi i lieviti, gli zuccheri, che sono quelli che poi fanno mettere i rotolini, le cose della maniglia dell'amore, svampano e non ci sono più, e quindi potete mangiare più pizza di quello che mangereste normalmente. Andiamo a preparare questi ingredienti. Allora, siamo qui pronti, finalmente siamo pronti, ok, prendiamo. Praticamente stiamo preparando una piccola pizza in teglia, chiaramente farcita. Quindi farcita vuol dire che ne famo 2, una sopra, una sotto, e in mezzo gli mettiamo un sacco di cose. Ma voi non sapete quello che poi verrà fuori. Quindi adesso seguitemi, mi raccomando, perché quello che imparate qua non si impara da nessuna parte. Le chef 7 stelle, 2 stelle, 1 stella, questa è cucina casareccia, quindi qua imparate a cucinare cose semplici, geniali, banali, ma buone, perché quello è quello che ci serve. Trovate scritto tutto nelle spiegazioni, vi ricordo tutto quanto. Qua sentite solo un sacco di chiacchiere. Allora, per fare questa pizza farcita in teglia, chiaramente teglia è roba, Samarova, quindi pizza teglia, io non vorrei ingrassare troppo, quindi mi sono fatto una taglietta, una piccola cosa che so, circa 25 x 30 centimetri. Momento, come fate a capire quanta massa vi serve per poter riempire una teglia? È facilissimo. Fate lato grande per lato piccolo diviso 2,4 e escono fuori più o meno i grammi che servono per riempire la teglia adeguatamente. Siccome però noi, più o meno facendo un calcolo, viene fuori circa 2,50, ma siccome noi dobbiamo fare 2 strati, quindi più o meno le dosi che vi do è per fare una teglia di questo genere, quindi piccolina, perché se no va trippate, ma questi sono 4 ottimi pezzi di pizza eccezionale, quindi bastano, dipende, per una persona, per 2, per 4 o per 16, dipende da quanto mangiate. Per fare questa, insomma, che a me basta, farò le dosi che adesso vi sto per dire. Andiamo. Allora, abbiamo 125 grammi di farina forte, diciamo Manitoba forte, con una dose di W intorno ai 3,90, 3,80, 400. Le farine ce ne sono di 2000 tipi. Purtroppo, come ho detto in altri video, io vi do degli ingredienti, delle dosi, ma poi bisogna vedere che farina usate, perché io mi sono ammazzato una volta per fare una farina di un certo tipo, buonissima, ma mi riuscivano tutte sotto le di scarpe, perché praticamente quella farina ha bisogno di una manipolazione che io non sono riuscito a dargli. Quindi dovete provare con la farina che avete, poi se non va bene troppo provate un'altra farina. Però il consiglio che vi do: comprate le farine buone. Le farine, non voglio indicare nessuna marca, cercate di comprare le farine che sono fatte in un mulino che sapete che ha una certa
correttezza nello scegliere il grano, di non mettere troppi gliso, solfato, insomma di troppi veleni. Se conoscete un contadino che magari siete amico, domandate se fa la farina e comprate, altrimenti sul web, invece di stare a guardare sempre le cazzate, cercate qualche cosa, qualche mulino che vi sta vicino e comprate la farina da questi mulini che hanno una certa ricercatezza in quello che mettono alle farine e non hanno nessuna intenzione di avvelenare le proprie farine. Le farine scadenti che costano poco fanno male, c'è niente da fare. Guardatevi gli studi che non ho fatto io ma che lo dicono quelli importanti, e certe farine fanno molto male. Quindi io adesso vi dico 125 grammi di farina forte Manitoba, quella che trovate, e circa 200 grammi di farina 00. Questa è la farina sempre buona, però quella che volete voi, la forza è 00. Basta, no, la forza, il tipo è 00, la forza quella che trovate. Poi avremo bisogno di circa 4 grammi, no, 3 grammi e mezzo di lievito di birra secco, come vi pare a voi. Poi 160 grammi di acqua, 5 grammi di zucchero di canna, uso lo zucchero di canna oppure il miele se ce l'avete come vi pare, 6 grammi di sale, 15 grammi di olio che mettiamo dopo, e poi il condimento, ecco qui svelato il segreto. Allora, bellissimi broccoletti cime d'rapa, praticamente come vi pare, queste qua, ecco qua, cime d'rapa, si vedono? Le cime d'rapa ci si potete fare le orecchiette ma anche la pizza. Allora, questi broccoletti, se voi li prendete, li bollite, li scolate, li ripassate in padella e poi mettete dentro la pizza, alla fine del broccoletto non ci rimane niente. Invece noi metteremo il broccoletto direttamente così, chiaramente lavato, asciugato, scolato, quello che vi pare, e poi lo adageremo sulla pizza, la mettiamo dopo, senza cuocerlo, per cui mangerete il broccoletto nature, senza nulla. Praticamente è questo. Una volta condito, una volta messo dentro la pizza cotta si apre e si mette la fine che fanno sempre i panini di Roma, che praticamente dentro che ci si mette la signora mortazza. Ecco qua la mortazza, abbiamo dell'ottima mortazza, ecco qua, praticamente la mortazza però la mettiamo alla fine, non la mettiamo quando deve cuocere la pizza, se no la mortazza si mette alla fine, però questo lo vediamo dopo. Andiamo a fare l'impasto. Allora, in una ciotolona, come si vede qua, mettiamo praticamente quasi tutta l'acqua. No, momento, prima di mettere tutto l'impasto mettiamo a sciogliere il nostro lievito, mettiamo dentro anche lo zucchero, il sale lo mettiamo dopo, mettiamo tutto il nostro liquido, inseriamo prima la farina Manitoba e incominciamo a girare in modo che non ci siano grumi. Ma non è un problema, se ci saranno i grumi poi si sciolgono tutti durante la lievitazione. Quando la farina è tutta inglobata mettiamo il sale e l'olio. Oh, io mi fermo qua, mi raccomando, prendete questo video qui sotto sulla sinistra, se non sbaglio c'è scritto condividi, fai clic, invialo a tutti gli amici che conosci, condividi questo video per favore. Se ti stai divertendo, chiaramente, se ritieni che la cosa non sia un granché, allora butta tutto, spegni, va via. Ma se il video ti piace, per favore condividilo, non costa nulla e io cercherò di migliorare sempre di più le nostre ricette, avendo dei mezzi a disposizione che ora non ho. Quando il panetto incomincia a prendere forma, aspettate un attimo, 10 minuti di riposo e la pasta ve ne sarà grata. Allora, dopo che la pasta si è un po' ripresa, la stendete, vedete che già la maglia colitinica incomincia a formarsi, ancora non è formata, ma questa non è un problema perché poi dopo 24 ore vedrete che succederà, e la ripiegate su se stessa, quindi richiudete sempre su se stessa e fate le famose pieghe. Quando la pasta è abbastanza riposata e quindi è abbastanza liscia, come vedete, la possiamo mettere a riposare in frigo per 24 ore. Prendiamo una ciotola, la ungiamo sul fondo e ci adagiamo la nostra pallina. Copriamo con una pellicola e lasciamo riposare in frigo per 24 ore. Abbiamo lasciato riposare ancora la pasta. La richiudiamo un po', tanto dovremo lasciarla riposare ancora per qualche ora. Con la parte più grossa cercheremo di riempire la nostra teglia.
e lasciamo riposare per ancora un paio, 2-3 ore. Allora, sono passati circa 2 ore, andiamo a vedere come sta il nostro impasto. Ecco, il nostro impasto è pronto, la parte interna nella nostra teglia è ricresciuta, quindi la andiamo un po' a schiacciare, mentre la nostra copertina è abbastanza elastica da poter coprire la nostra verdura. Andiamo ad adagiare la nostra verdura all'interno del nostro impasto, sopra il nostro impasto, lo condiamo con sale e olio e copriamo. A questo punto ecco la nostra pizza in forno. Allora, sono passati circa 15 minuti, ma mi raccomando, al mio forno, io il vostro forno non lo conosco, quindi potrebbero servircene 13 o 18. Regolatevi, guardatelo, quando vedete che l'impasto è bello cotto lo tirate fuori, mi raccomando. Allora, questa è la situazione. Se i due lembi, praticamente i due fogli, si arrotolano, si attaccano, lo potete tagliare con un coltello, perché ora dobbiamo fare la cosa principale di tutto. In questo caso a me non si è incollato, guardate quanto è bello, ma in questo momento ci va messa la nostra splendida mortadella. Mi raccomando, non lesinate di mortadella, perché la mortazza sulla pizza a Roma è un must. La nostra pizza farcita con le cime di rapa e mortadella, mortazza a Roma è finita, è buonissima, profumatissima, e le cime di rapa per niente bollite e né per niente ripassate e messe direttamente qui hanno un odore, un sapore sull'amarognolo, ma che con la mortadella sopra esalta i gusti e il sapore di tutto. Mi raccomando, seguiteci, condividete questo video se vi è piaciuto e ci rivediamo qui per nuove ricette. Grazie a voi.